Ciao, bentornato su Film Stories. Questo è un canale che ha un obiettivo chiaro e preciso, quello di imparare a riconoscere le proteine spike, successivamente diventare un vaccino ad mRNA e sconfiggere una volta per tutte Simone Pillon. Il secondo obiettivo, meno nobile, è quello di spingervi ad imbracciare le vostre fotocamere analogiche in modo che smettiate di fidarvi del demone 5G che risiede nei vostri iPhone e nelle vostre braccia vaccinate. Già, anche se non siete Cartier-Bresson, scattare con una macchina fotografica analogica può letteralmente salvarvi la vita. Quello è il vaccino. Insomma, quello che volevo dire è che decidere di uscire a scattare con una macchina fotografica analogica può diventare quello che gli inglesi chiamano conversation starter. Infatti, in questo episodio voglio dimostrare a tutto il mondo come non è vero che a Milano non ti saluta nessuno. Amici di Magliette della Salute, volevo solo ricordarvi che ho lo stesso avvocato di Bill Cosby. Occhio. Infatti, in questa puntata vi racconterò come io, assieme a Francesco Frank Carlini di fotografia.it, siamo andati in giro assieme un pomeriggio e una sera per Milano e abbiamo fatto tre incontri che non avremmo mai immaginato di poter fare in una città, diciamo così, particolare come Milano. E voi vi starete chiedendo, e questi 3 incontri così speciali avranno portato a capolavori fotografici incredibili? Beh, dai, vediamo assieme. Dunque, la fotocamera che ho deciso di portare è la mia adorata medio formato Zenza Bronica ETRS. Se avete interesse di conoscere un po' quali sono le caratteristiche di questa macchina e perché ritengo sia una delle migliori macchine medio formato con cui poter iniziare, fatemelo sapere qui sotto. Cercherò di fare un video dedicato su come funziona la macchina. Per quanto riguarda le pellicole, invece ho caricato lo zaino con Lomo 400 e Portra 800. Ovviamente il meteo ha deciso di diventare pessimo nell'esatto istante in cui ho deciso assieme a Frank di organizzare questa uscita fotografica. Abbiamo dunque deciso di inoltrarci nella zona del Naviglio, della Darsena, così da concentrarci principalmente sull'atmosfera magica dei Navigli e delle sue luci serali e dei suoi spacciatori. Ho comunque deciso di scattare delle foto durante il pomeriggio proprio perché sono un ribelle e vado contro tutto il mondo. Capito, mamma? Beh, e devo dire che il risultato è stato terribile. Quindi ci incamminiamo e arriviamo vicino a Vico dei Lavandai, dove noto una scena che poteva essere interessante, lato fotografico. C'era un tipo vestito abbastanza tipo con la coppola, un po' particolare, un po' artista diciamo, era seduto su una panchina proprio su questo Vico dei Lavandai e quindi niente, mi metto lì a scattare. Sarebbe potuta essere anche una bella foto, ripeto, se il tempo non fosse stato terrificante. Però la cosa più interessante è qui inizia il racconto del primo dei 3 incontri particolari. La persona proprio che era seduta e che stavo fotografando ci fa praticamente un cenno e ci invita a entrare in un cortile dove c'erano delle sue opere, era una specie di mini galleria,
Ma con grande sorpresa, quando entriamo all'interno di questo cortile, notiamo una scena tipo super italiana. C'erano 3 signori seduti in mezzo al cortile, tipo casa di ringhiera tipica milanese, seduti con il loro piatto di pasta, mentre col telefonino guardavano la partita dell'Italia, che in quel momento stava giocando. E da lì cosa succede? Notano la mia macchina fotografica, vedono che non è un prodotto del diavolo come la Sony di Frank, e insomma scaturisce una chiacchierata che sarà durata veramente mezz'ora, dove scopriamo che questi 3 signori sono 3 artisti, uno scultore, uno pittore, uno che ha lavorato anche con la fotografia analogica sperimentando con le pellicole. Insomma, stiamo lì mezz'ora a parlare, quasi quasi avremmo voluto metterci lì con la sediolina a finire di vedere la partita con loro. Quindi vabbè, finiti questa mezz'oretta di chiacchiere dove abbiamo deciso di tramortire poi i 3 signori e rubare loro il portafoglio, abbiamo proseguito per la nostra camminata tra i Navigli, e neanche 10 metri e arriviamo subito al secondo incontro particolare della giornata. Sento un signore che con una voce profonda mi dice: "Ma quella che macchina è?" E niente, questo signore sembrava stesse solamente aspettando che rispondessimo qualcosa, e inizia a attaccarci un bottone infinito, ma in una maniera piacevole, e ci spiega come lui è un artista e ci fa vedere la sua pagina Facebook, ci fa vedere le sue opere e ci racconta come addirittura lui ha costruito un monumento per i caduti nella sua città natale, a Montesilvano. E niente, il signor Vinicio mi chiede a un certo punto se potevo fargli un ritratto. È la prima volta che mi capita, sinceramente, che mi chiedano una cosa di questo tipo. Ovviamente ho detto di sì, e quindi questi sono i 2 scatti che ho realizzato del signor Vinicio. E dopo circa 20 minuti in cui il signor Vinicio decide di interrogarci con degli indovinelli onestamente difficili, molto difficili da indovinare, e che in questo momento non ricordo, ma ho chiesto l'aiuto di Frank, quindi se vedrete uno spezzone subito dopo in cui ne parlo, grazie a lui perché se li ha ricordati, decidiamo di proseguire per la nostra camminata. Io finalmente mi rendo conto che la luce fa veramente cagare, e quindi decido di dare uno stop agli scatti e dico a Frank: andiamo a farci una bella birraccia fresca, così da raffrescare un po' la mente e prepararci per le ore serali. Vengo subito colpito da questa scena, un carrettino che vende gioielli con un telo rosso molto particolare. Non so perché mi ha ricordato una foto di un fotografo italiano che mi piace molto, che si chiama Guido Borso. Penso fosse tipo di un carretto indiano, di un viaggio in India che lui ha fatto. Ve la metto qua così la vedete. Non so perché ho avuto questa sensazione. E qui accade il terzo dei 3 incontri particolari che abbiamo fatto. Avevo la bronica messa sul cavalletto, stavo facendo un paio di scatti e sento una voce, questa volta non profonda come la prima, ma di un ragazzo giovane come me ovviamente, che mi fa: "Ma quella è una Zenza bronica?" E io mi giro e dico: mi sembra incredibile che nel giro di 2 ore ho avuto 3 persone interessate alla mia macchina fotografica, e dico: "Sì, questa è la Zenza bronica." Questo ragazzo si chiama Chris De Luca, poi ho scoperto, e mi dice: "Ah no, anch'io scatto solo in analogico, e anzi", mi fa,
ma ti andrebbe di provare una Mamiya 6? Al che io dico sì, cioè è sostanzialmente come chiedere a Salvini se gli interesserebbe provare una ruspa per radere al suolo un campo rom. Non potevo dire di no. Quindi niente, aspettiamo, perché dice che abita proprio anche lui in quella zona, e torna con la Mamiya 6, un oggetto stupendo. Provo 2 scatti giusto per vedere un po' com'era la meccanica. Niente, questo ragazzo è stato super gentile, così gentile che vi linko qua il suo nickname su Instagram. È un fotografo di moda sostanzialmente, mi sembra di aver capito che quello sia un po' il suo campo, quindi mi raccomando, andate a seguirlo. Dopo questo ultimo incontro particolare, io e Frank ci dirigiamo verso il punto che avevamo già individuato, fosse quello più particolare, che pensavamo potesse uscire meglio durante la sera. Però prima di arrivare lì ci si apre davanti agli occhi un'altra vista fighissima della Darsena. C'era proprio il naviglio col suo corso d'acqua un po' anche curva e una barca rossa di metallo ferma lì in mezzo. E decidiamo di buttare giù il cavalletto e di inoltrarmi nei pericolosi meandri della lunga esposizione. Ora vi spiego il perché. Il mio modello di Bronica non ha la modalità bulb, quindi arriva automaticamente al massimo a 8 secondi di esposizione. Quindi la difficoltà di questo scatto stava nel scattare manualmente fino a 30 secondi. Ho dovuto cercare di trovare un modo per fare uno scatto manuale usando una levetta che c'è sull'obiettivo. Questa levetta spostata da A a T permette all'otturatore di stare aperto quanto si vuole. L'unico problema però qual è? È che per richiudere l'otturatore bisogna proprio richiudere la levetta e farla passare da T a A. E questo è un problema ovviamente perché su un'esposizione così lunga tendi addirittura a non toccare la macchina e usare il cavetto remoto, e quindi leggendo un po' online per capire come poter superare questa problematica, consigliavano sostanzialmente di coprire l'obiettivo, quindi tramite un qualcosa di scuro, il tappo dell'obiettivo o la mano o un indumento scuro, di coprire velocissimamente l'obiettivo in modo che quello fosse praticamente l'otturatore. Dopodiché potevi manualmente richiudere con la levetta l'otturatore e lo scatto, cosa che ho fatto. Però ovviamente, essendo la prima volta che provavo un'esposizione così lunga sulla Bronica e in generale a pellicola, avevo dei grossi dubbi e anche delle grandi aspettative. E niente, devo dire che anche in questo caso forse lo scatto migliore della serata è stato proprio questo. Boh, se questa foto viene, Piero, cazzo. Quindi cosa ci può aver insegnato questa puntata? Sicuramente riconoscere i propri limiti e i limiti della pellicola, e cioè forse è meglio evitare di sprecare metri di pellicola
se le situazioni climatiche di luce soprattutto non sono al massimo, o perlomeno magari fare delle scelte diverse, quindi decidere di scattare magari in bianco e nero, cercare di evitare il colore, però all'opposto anche rischiare e provare a buttarsi oltre quello che si conosce e provare a rischiare uno scatto che non ha alcuna certezza di uscire bene. Da questo secondo episodio di Film Stories è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, dove parleremo di scansione di negativi, oppure no. Vedremo. Ciao! Ola ola, aspetta, ora ci penso. Allora, così a bruciapelo il primo che mi viene in mente, che per ora è l'unico, ma secondo me se ci penso qualcosa mi viene, è quanto fa 1 più 1, ok? E la risposta che tu gli dicevi, tipo tu gli abbiamo dato 2, lui diceva sempre, e tu dici, beh sì, è matematica, invece lui diceva no, non fa sempre 2, ma può fare anche 1, perché se tu prendi ad esempio le gocce che cadono sul vetro, cioè una goccia che cade e scivola lungo il vetro, l'altra goccia la raggiunge, si toccano, si uniscono, diventano 1. Tipo questo me lo ricordo.